Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, oggi come avete visto dalla copertina vi porto un test sul campo reale per quanto riguarda appunto la lava pavimenti della Dreamy, l'H15 Pro Hit, che è una lava pavimenti un po' particolare. Non è una lava pavimenti a vapore, ma è una lava pavimenti che ha la possibilità di lavare a 85 gradi della temperatura dell'acqua, quindi ha dei suoi vantaggi. Allora, la recensione non è fatta direttamente da me, è fatta da Danilo, che è mio cognato, che è chi l'ha acquistata. Allora, lui per Natale si è regalato questa bellissima lava pavimenti e mi ha detto: Lorenzo, guarda, se vuoi facciamo una recensione. Io ho detto più che bene, perché una recensione più reale di così non può essere di chi la usa, di chi l'ha acquistata veramente, quindi non è una sponsorizzata, una cosa del genere. Anzi, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarla per quanto riguarda il link di Amazon, così mi aiutate a crescere, mi aiutate anche a far crescere il canale. Tutto qua. Però per il resto non è una cosa che ho acquistato io o una cosa che me l'hanno mandata per provarla. Quindi è un test reale di un utente che veramente l'ha presa e ha riscontrato dei pregi e dei difetti. Proprio trasparente al massimo. Quindi adesso io passo la linea a Danilo e ci vediamo a fine recensione. Eccoci Lorenzo, ciao. Allora, ti riporto, come ti dicevo, l'esperienza con la mia Dreamy, ti faccio vedere un attimo com'è, come funziona e i primi passaggi per metterla in moto. Eccola qua. Questa è la Dreamy H15 Pro Hit, quindi quella che lava anche con acqua calda, ok? Allora adesso andremo a lavare due tipi di pavimento, questo che vedi in grès porcellanato e questo che non è grès porcellanato ma diciamo è un pavimento molto più liscio, ok? E vi farò vedere la differenza tra questo tipo di pavimento dove alla fine del lavaggio qualche goccia rimarrà e questo invece pavimento dove risulterà bello liscio, omogeneo. Allora, la prima cosa da fare è andare qui davanti, dove c'è questa piccola serratura qui, togliamo il contenitore dell'acqua, ce n'è già un po' dall'ultimo lavaggio, ma adesso vi faccio vedere come riempirlo, ok? Allora, andiamo a riempirlo. Eccoci qua, allora abbiamo il tappo d'apertura, ok, il riempito, qua praticamente si riempie più o meno fino all'orlo, ok, dopodiché gli metteremo un tappo del suo prodotto, ok, che è non è schiumogeno, è un sapone che appunto non genera schiuma e che funziona egregiamente su ogni tipo di pavimento. Bene, inserita l'acqua, reinseriamo nel suo scomparto il tutto. Adesso prendiamo direttamente la scopa, staccandola dalla sua base, ok? La posizioniamo qui e vediamo che qua davanti abbiamo il suo pulsante di accensione. Ok. Modalità di aspirazione. Ecco, la scopa praticamente parte con queste modalità qui, non so se si vede, insomma, ci sono più modalità, ok? Allora, tramite l'app è possibile tutte personalizzarle e inoltre avete sentito praticamente parlare la lavapavimenti in italiano perché tramite l'app è stata impostata la lingua italiano, non si può fare direttamente dalle impostazioni della scopa, ma va usata l'app, insomma, ecco, piccolo dettaglio. Tramite un pulsante che è posto qui in alto, ok, possiamo modificare il tipo di aspirazione che può essere, adesso la sentiamo, Modalità turbo. questa è turbo, Modalità intelligente. intelligente che chiaramente si adatta al tipo di pavimento e sceglie più o meno aspirazione, più o meno acqua calda oppure no. Modalità ad acqua calda. Questa che è quella che di solito uso io praticamente, con acqua che viene sparata a 80 gradi circa. Modalità di aspirazione. Questa è solo aspirazione che in realtà
non fa mai solo aspirazione, ma un po' di acqua la lascia comunque passare. Modalità turbo. Basta, queste quelle prima, sono 4 modalità. Andiamo a vedere quella calda. Modalità ad acqua calda. Una volta impostato, basta semplicemente piegare leggermente la scopa, eccola, Preparazioni acqua calda. attendere, insomma, vedete, è velocissimo, basta aspettare qualche secondo. Una volta che l'acqua è calda, la scopa vi avverte, arriva al 100% e si può cominciare a lavare. Ancora pochi secondi, lo facciamo in diretta, senza tagli. Vedete che è velocissimo. Preparazioni Eccolo, completate. pronto. Allora, risulta la percentuale, che è la percentuale di batteria, ok? Considerate che con l'acqua calda la batteria vi durerà circa 20 minuti, non di più. Però insomma, bene o male, per fare una sala, un bagno e una cucina di piccole e medie dimensioni, più che sufficiente. Allora, vi faccio vedere. La scopa è motorizzata, ok? Ha questo tipo di movimento. Questa è, vediamo se riesco a farvela vedere, la quantità d'acqua che, eccola qua, che lascia. Quindi è un velo d'acqua, ok? Che comunque vi permette di avere una buona pulizia, perché può essere fatta anche quotidianamente, ok? Anche perché la scopa risulta veramente maneggevole, essendo motorizzata sia avanti che dietro. Inoltre, se controllate, vi faccio vedere qui davanti, c'è questa ghigliottina che mentre andate avanti si alza, quando torno indietro si abbassa, per permettere allo sporco di essere recuperato facilmente e mandato sotto il rullo, ok? Ecco, questo è il movimento. C'è una piccola rotazione, la scopa può andare fino a 180 gradi, quindi abbassarsi totalmente fino a pavimento. Questa è più o meno l'altezza, ok? Tramite l'app è possibile addirittura comandarla senza mani, quindi farla andare in questa posizione fino sotto al letto, insomma, o dove vi è più scomodo arrivarci, ok? Una volta che voi posizionate la scopa in modalità verticale, aumenta i giri per non lasciare tracce e gocce sul pavimento e si spegne, o comunque va in pausa, ok? Adesso vedete che qui sì, si fa un po' fatica a capire, ma effettivamente c'è un velo d'acqua e non ci sarà nessun tipo di goccia al termine dell'asciugatura, ok? Qua insomma pavimento molto facile, ecco. Volendo, tramite questa apertura qui sopra, potete andare a verificare le condizioni della ghigliottina e del rullo. Eccoci qua. Tra l'altro, quando lo riagganciate è facilissimo, perché è una sorta di calamita che lo tiene agganciato, ok? Bene, vi faccio vedere invece l'altro pavimento. Eccoci, questo è un altro pavimento di cui vi parlavo. Questo è particolarmente difficile da pulire con acqua, perché qualche goccia, qualche alone rimane, e purtroppo anche con questa scopa il problema è rimasto, ma insomma cose di poco conto, nel senso che poi la comodità nell'usarla supera la goccia che rimane sul pavimento, voglio dire, no? Quindi la scopa è rimasta nella modalità in cui era prima, quindi basta solo che io, con l'aiuto della mia super ciabatta cagnolata, tiri giù la scopa, si riattiva, non ho schiacciato nessun pulsante, ok? E via, si va. Forse qua qualcosa in più si può vedere come quantità d'acqua lasciata, ok? Ecco,
Potete notare come quando io vado indietro la quantità d'acqua rilasciata sia maggiore, mentre se vado in avanti non succede. Questo perché il rullo, ruotando in avanti, diciamo fa uno sforzo ulteriore quando lo tiro indietro, quindi sarebbe il massimo che io riuscissi a fare questo tipo di lavoro o comunque andare sempre in avanti. Vabbè, comunque piccola considerazione. Una volta terminato qua tutto il nostro bagno con queste piastrelle facilissime, ecco qua, torniamo a mettere in posizione verticale la scopa, solito aumento di potenza per togliere ogni goccia. Questo è quello che rimane, ok? Ecco, quindi questo è quello che vi dicevo che potreste trovare su alcuni pavimenti come questo, molto lisci e che non sono in gres comunque, quindi insomma qualche casa un po' più datata o comunque con pavimentazioni più delicate. Si può usare anche sul legno, molto bene anche sul legno, ok? Perché la quantità d'acqua rilasciata è poca. Adesso vi faccio vedere, una volta terminata la pulizia, come va riposizionato e poi insomma il suo svuotamento. Ok, eccoci di nuovo vicino alla base, semplicemente tiriamo su la scopa, la posizioniamo nella sua base di ricarica. Ricarica iniziata. Ok, lei va in ricarica. Attenzione perché se voi la mettete sulla base di ricarica con una ricarica inferiore al 20%, la scopa non comincerà la fase di pulizia automatica, perché ha bisogno della sua batteria o comunque anche della sua batteria per poter scaldare l'acqua che farà arrivare al rullo, e quindi finché non è al 20% non partirà. Avrete acqua che supererà i 100 gradi, il rullo alla fine della pulizia sarà completamente pulito e asciutto, ok? E l'acqua per il momento la lasciamo qui, quella che abbiamo utilizzato per pulire, quindi l'acqua pulita. L'acqua sporca è qui dietro, ok? Assieme ai detriti secchi. Per avviare la pulizia automatica, qui in alto c'è un pulsantino, ok? Se apriamo il pulsantino, Avvio dell'autopulizia con ammollo intelligente con acqua calda. eccolo, accende il display. In questo momento cosa sta facendo? Sta trasferendo l'acqua calda sul panno, quindi sul rullo. Questa fase dura circa un quarto d'ora più o meno. Dopodiché al termine il display cambierà e andrà praticamente in modalità riscaldamento, quindi asciugatura. In tutto, insomma, dipende dalla fase intelligente della scopa, ma io ho visto che ci può volere anche un'oretta, insomma, ecco, quindi tra la pulizia e l'asciugatura. Bene, una volta che la pulizia è terminata e che quindi la scopa si è autopulita, basta togliere questo contenitore esterno, ok? Estrarlo. Vi faccio vedere, andiamo in bagno. Qui abbiamo il filtro che lui ha già pulito con l'autopulizia, ok? Poi abbiamo questa leva che possiamo tirare su, ok? Una volta tirata su, questo si sgancia. Eccolo qui, qui avremo l'acqua sporca, liquidi, che possiamo buttare in qualunque posto. Qui invece, come vedete, in questo filtro di plastica praticamente, che possiamo andare ad aprire, eccetera, fa un po' schifo, ma insomma, verranno lasciate tutte le parti solide, ok? Che poi, insomma, con acqua o con la sua spazzoletta in dotazione, eccetera, potremo andare a pulire. Una volta pulito tutto, basterà reinserire nuovamente all'interno, chiudere e chiaramente riposizionare all'interno della scopa.
Quindi video terminato, insomma, più o meno questo è il suo funzionamento. Se avete domande o tu Lorenzo se hai qualcosa da aggiungere piuttosto che da riportarmi delle persone che ti seguono, sono qui come sempre, se posso rispondo volentieri, insomma sono un utente comune che prova per la prima volta questo tipo di apparecchio, devo dire che funziona molto bene, è velocissimo, piuttosto che il Mocho è un prodotto che sicuramente è molto più funzionale, chiaro, costa qualcosina in più del Mocho, però insomma devo dire che bene, bel prodotto, acqua calda, no vapore, quindi usabile su parquet, su ogni tipo di pavimento. All'interno della confezione c'è anche un altro, viene fornito di un altro rullo, quindi insomma molto longevo e basta. Io ti saluto e ciao a tutti. Eccoci qua. Avete visto la recensione di Danilo, io lo ringrazio tantissimo per aver dedicato del tempo per farmi questa recensione, ma so che a lui piace la tecnologia, so che a lui piace trovare delle recensioni in rete, appunto, delle recensioni reali, come quando ho intervisto nel canale Espertone i possessori di auto, chi meglio di chi la usa può dirsi pregi e difetti senza nessun filtro. Questa non è una sponsorizzata, torno a ripetere, è una recensione reale di una persona che la usa veramente. Lì eravamo a casa di Danilo e quindi più di così non posso dire. Ringrazio ancora Danilo, grazie ancora. E, una cosa che volevo dirvi, Danilo parlava appunto della lava pavimenti e del Mocho, che sono due cose diverse. La prima volta che io ho utilizzato la lava pavimenti a casa mia, chi me l'ha data, mi fa: Lorenzo, prova a lavare senza mettere dentro nessun detersivo, vedrai quanta schiuma fa. Mi ho detto: ma come, se il pavimento è sporco non può far schiuma? Cioè, ma tutte le volte che tu passi il Mocho, se pensate bene, il Mocho cos'è che facciamo? Lo immergiamo dentro sul secchio dell'acqua sporca col detersivo dentro, lo strizziamo, ma lo sporco dov'è che va? Va a finire nel secchio dell'acqua che noi dopo utilizziamo, e lo strasciniamo e puliamo il pavimento, tra virgolette. Ma non è un pulire, quello lì è un portare avanti l'acqua che utilizziamo sempre di continuo, e non risciacquiamo. Qui invece la lava pavimenti, lei girando lava e la spazzola è sempre pulita, quindi ha sempre acqua nuova e va ad aspirare lo sporco. Infatti la prima volta che l'ho fatto senza buttare dentro nessun detersivo c'era una schiuma alta così. Quello è il vantaggio della lava pavimenti, perché lava sempre con l'acqua pulita e aspira direttamente lo sporco. È un vantaggio non da poco, ha un costo suo, però nel tempo che passo l'aspirapolvere passo anche la lava pavimenti. Tutto qua. Bene signori, io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mettete un bel like così anche Danilo è contento, se avete dei commenti come ha detto Danilo fateli pure che Danilo poi vi risponderà e se il canale vi piace iscrivetevi che è gratuito così mi aiutate a crescere e vi porto altri contenuti così interessanti. Grazie a tutti e arrivederci, ciao ciao, grazie Danilo, ciao!